Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e l'evoluzione del karma nei prossimi 3 mesi. Abbiamo la carta della luna, amici della Vergine. Può essere un periodo nostalgico, un periodo magari dove sarete impegnati ad affrontare un po' le vostre paure, i fantasmi del passato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e in più trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere come andrà l'evoluzione del vostro karma, giustizia e mondo. Subito due arcani maggiori, ragazzi. Abbiamo un 4 di bastoni. Un 10 di coppe. Imperatore. 6 di pentacoli. E forza. Ok, ragazzi. Secondo me questa luna ha a che vedere con effettivamente con quello che potrebbe essere la realizzazione della vostra stabilità. Partiamo dalla giustizia. 9 di spade e 9 di bastoni, che di nuovo è una carta che mi parla di paure. Io credo che qui ci sia una profonda paura di rivivere certe ingiustizie, di non essere considerati come si pensa di dover essere considerati. Ehm, Potrebbe essere un disequilibrio, potrebbero essere problemi con la legge per qualcuno. Però io ho la sensazione che, diciamo, l'esperienza vi insegna a mettere limiti, a mettere barriere, a proteggervi da questa eventuale paura di ricevere ingiustizie. Andiamo a vedere il mondo. Wow, asso di spade e di nuovo la giustizia al contrario. Asso di bastoni, scusate. È come se doveste decidervi a chiudere con il passato, perché questo passato vi attanaglia così tanto, vi fa preoccupare, vi fa venire a galla appunto le paure. Tenete presente che la luna è anche collegata alle proiezioni, quindi potrebbero essere visioni distorte della realtà di come è andata, però qui ho proprio la sensazione che dobbiate mettere un punto e a capo, chiudere un capitolo di una storia, di una relazione, di una situazione, di un lavoro, un capitolo della vostra vita che ormai è finito. E vi dirò, la giustizia, quando è al contrario, può parlare di rottura di contratti. E qui ce l'avete 2 volte. Se fosse un contratto di lavoro, perché vi dicevo la paura e la stabilità? Perché abbiamo anche un 4 di bastoni girato al contrario. Secondo me, può esserci una paura a lasciare quello che già avete perché è stabile.
Quello che vi spaventa è l'insicurezza, l'incertezza. Andiamo a vedere 4 di bastoni. Giudizio. E 4 di spade. Wow! E 4 di spade. È come se avesse bisogno di imparare a fluire un po' di più, a non cercare sempre le cose, tra virgolette, comode, certe, sicure. Il 4 di spade è una carta che parla di un riposo cercato, cioè come se decideste di isolarvi un pochettino dal mondo, per riuscire a guarire quella parte emotiva, quella parte spirituale di voi che proietta queste paure. E vi dirò, il giudizio, secondo me, può proprio parlare della caduta del velo delle illusioni in questo caso. Andiamo a vedere il 10 di coppe, abbiamo un 3 di pentacoli e la stella. È come se doveste creare un nuovo gruppo, una nuova famiglia, un nuovo clan. Mm? Andiamo a vedere l'imperatore. Wow, asso di coppe e 2 di coppe. Quindi, secondo me, ragazzi, arriva qualche cosa di concreto, cioè tutta questo momento di separazione, potrebbe anche esserci proprio un momento di distanza fisica, il chiudere con quello che è il vecchio dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, di, tra virgolette, curarvi, di far cadere il velo delle illusioni, di riprendere, se vogliamo, contatto con la realtà, e quindi questo permette l'apertura di un nuovo tipo di concretezza, di un nuovo tipo di certezza. Vi dirò, potrebbe anche esserci un'altra chiave di lettura. Qua potrebbe essere come chiusura di contratto, per esempio, ehm, o anche una mancanza di contratto riferita al matrimonio, riferita al creare una famiglia, però è come se questa mancanza, se vogliamo, questo non contratto, non impedisse, perché potrebbero anche essere solo idee legate per essere più sicura di avere una relazione solida, stabile, mi devo sposare. Però non è detto in realtà, cioè il matrimonio è una cosa burocratica alla fine e si può avere una relazione felice, che è quello che arriva, ragazzi. Cioè, secondo me si tratta di lavorare con gli altri o con questa persona, insomma, con le il gruppo che volete creare, ehm, puntando obiettivi comuni. Cioè, secondo me è come se doveste imparare un pochettino a fare gruppo, a lasciare le cose vecchie, le cose anche rigide, se vogliamo. Potrebbe essere la rottura di certe regole, la giustizia al contrario. Però vi dico, arriva una nuova stabilità e se fosse potrebbe essere anche una nuova relazione. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Un nuovo ruolo potrebbe essere, guardate, imperatore nuovamente. È come se potrebbe anche essere una questione economica dove magari chiudete un debito, chiudete qualche contratto, qualche cosa che avevate in sospeso. È come se doveste trovare il coraggio per chiudere, perché vedete che anche qui l'asso di bastoni è al contrario, quindi finché non chiudete, finché non arriva questo mondo, l'azione, questo nuovo inizio è come se non si potesse sviluppare. Ecco, abbiamo imperatore e 10 di spade. Secondo me questo nuovo inizio, questo nuovo percorso, questa nuova stabilità o il sentirsi stabili nell'instabilità. Cioè ci sono, scusate, ci sono persone, per esempio gli autonomi, mm, non sempre hanno, cioè guadagnano a sufficienza. Ci sono dei mesi dove guadagnano bene, dei mesi dove guadagnano meno bene, però non permettono che questo tolga loro la stabilità.
la serenità, la tranquillità, cioè è come se fossero ormai abituati o non si lasciassero smuovere da questi alti e bassi. E poi vi dirò, questo tipo di atteggiamento porta comunque a una sorta di equilibrio, perché se di Pentacoli è una carta di equilibrio, abbiamo di nuovo l'imperatore, stabilità, continuità, le nuove regole. Qui si rompono i vecchi schemi di comportamento e le vecchie proiezioni per creare le proprie regole, il proprio percorso, le proprie alleanze. Andiamo a vedere la forza, perché la forza è come se fosse una sorta di spinta in avanti. Abbiamo una regina di denari e un 8 di denari. È come se doveste elaborare la costanza. Vi ricordo che anche l'imperatore è una carta che parla di costanza, però qui comunque abbiamo l'otto di pentacoli che mi ricorda un po' il fatto che probabilmente dobbiate lavorare meglio sulla gestione delle risorse, del tempo, delle conoscenze. E la regina di pentacoli, sì, una questione organizzativa, è come se doveste un po' diventare padri di voi stessi con questo imperatore, fissarvi delle regole e poi mantenerle, cioè rispettatevi in questo senso. Mi sono detto che oggi faccio X, Y e Z e oggi faccio quello, perché sennò non mantengo la parola, non sono concreto. È una bella lettura, ragazzi, è un po' come se cadesse il velo di qualche illusione, di qualche realtà e iniziaste a navigare la vostra realtà. Andiamo a vedere qualche oracolo. Questo si era girato. Pronti, carta numero 48, come se vi dicesse che è ora, è il momento di fare questo passo. E poi avete la carta numero 22, benedetti. Questo vuol dire, ragazzi, che siete in qualche modo benedetti dal cielo. Vi dico una cosa, normalmente nei tarocchi ci sono delle carte, delle raffigurazioni che hanno le ali di un angelo e quando ci sono, tipo la temperanza, quando ci sono vuol dire che in un certo senso c'è come una mano divina sopra di voi. Voi avete dov'è che l'ho visto? Allora, l'angelo qui del 4 di spade, l'angelo del giudizio, poi avete l'angelo, le ali del 2 di coppe. Quindi, secondo me, in qualche modo è un passaggio un po' obbligato per chiudere certe questioni karmiche. Cioè io sento proprio che è una questione che si chiuderà un capitolo importante della vostra vita, secondo me, e se ne aprirà uno altrettanto importante. Andiamo a vedere un altro oracolo. Carta numero 13, luna piena. E questa carta, questo mantra che potete recitare è un do il benvenuto alla guida che arriva dalla luna piena. Cioè è come se nei giorni di luna piena o intorno alla luna piena, adesso dipende poi da quando ascoltate voi la lettura, ehm, arriva come una sorta di chiarezza. Sapete, si dice che perché la luna piena di notte illumina, ok? Quindi è come se arrivasse una nuova chiarezza. Ok, andiamo a vedere una potenziale difficoltà di questo momento, di questo periodo. Perché mi è difficile dare? È perché giustamente se avete vissuto ingiustizie, se avete vissuto, diciamo, carenze, diventa difficile essere aperti. Però vi dico che avendo la carta della forza alla fine della lettura, che è proprio l'apertura verso il mondo, questo coraggio di andare avanti, di aprirsi nonostante la paura, secondo me vi metterà proprio in questa condizione di ok, mi apro, cerco di dare me stesso, il mio tempo, le mie informazioni, la mia esperienza. Perché ho paura di scoprire la mia potenza. Questa, ragazzi, è una credenza limitante importante. Molte persone non si rendono conto che hanno paura
del proprio potere personale. Perché è come se poi, una volta che si rendono conto che ce l'hanno, non sanno cosa farsene e allora preferiscono come delegare il proprio potere agli altri, giustamente per incolpare poi gli altri quando qualche cosa non va bene. Però è molto interessante. Se dovessero arrivare tipo, non lo so, il potere domani o un sacco di soldi domani o la bellezza o quello che per voi rappresenta un po' il potere, ce la fareste ad accoglierlo o avete bisogno di fare tutto questo passaggio per riuscire ad aprirvi al potere e all'abbondanza che stanno per arrivare? Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Constato i buoni risultati degli sforzi fatti fin qui, invece di vedere ciò che ancora rimane da fare. È un po' come se vi invitassero a guardare la parte mezza piena del bicchiere. Guardate ragazzi, siete in un bellissimo momento trasformativo. Secondo me davvero si chiude un capitolo molto importante della vostra vita e ne nasce uno nuovo. Il transito sarà più che tutto il creare questa nuova stabilità, il cercare di vedere le cose da un punto di vista più ampio, il prendersi anche un momento per capire quali sono i vostri obiettivi. Qui avevate la stella e qui avevate il 4 di spade. Aspettate, queste ve le metto di qua. Quindi secondo me è molto importante chiudere un capitolo e chiedervi che cosa farò da grande, che cosa farò dopo, che cosa arriva, che cosa voglio per me. E qui arriva di che cosa siete capaci. È un po' un'autosfida, sento. Va bene, amici della Vergine, è stata una lettura molto intensa e spero che comunque insomma vi abbia aiutato a trovare spunti interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me, basato principalmente sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego un po' come funziona il tutto. Lo stesso lavoro, se volete farlo da soli, lo potete fare attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, amore, lavoro, soldi e anche per chakra. Quindi c'è tutto un percorso proprio di formazione all'interno delle playlist degli abbonati. Sono 4, sono numerate e andrebbero appunto viste in ordine di numero. Tratto anche temi di metafisica, appunto i chakra, di metamedicina, che è un po' la psicosomatica delle malattie. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Amici della Vergine, io vi ringrazio di essere stati fino qui, di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!